Oh, che te va a mangiare? Ragazzi, oggi vi faccio vedere come si fa la carne arrosto, perché una domanda che mi viene fatta spesso, insomma, come fai tu gli arrosti? E oggi, Joshua, tra l'altro, hai notato qualcosa di diverso in me oggi? Esatto, la barba. Che barba? Che so, che fate? Sei tagliati i capelli? Niente, questo è proprio fuori, vabbè. Scrivetelo voi che cosa c'è di diverso, che Joshua palesemente ha qualche problema. Io comunque vi faccio vedere come si fa il petto alla fornara, quindi la punta di petto di vitella arrosto. Buonissima, semplice, proprio una ricetta romana con aglio, rosmarino, qualche erbetta, le patate, perché tanti la sbagliano, tanti sbagliano a fare la carne arrosto. Da oggi non la sbaglierete più, e invece per chi ancora non ha fatto questa ricetta vi do questa chicca che vi farà fare un figurone. Quindi vediamo gli ingredienti e iniziamo. Punta di petto di vitella, aglio, rosmarino, salvia, timo, patate, olio, sale e pepe, e poi un bel goccetto di vino bianco per sfumare. È veramente molto semplice questa ricetta, io dico sempre che è semplice, questa è semplice davvero, basta seguire qualche accorgimento. Quindi bella padella antiaderente sul fuoco, massima potenza, asciugatina perché l'avevo usata per attappare la pentola, e andiamo a mettere subito un bel goccio d'olio. Usiamo le rose, questo olio fatto, me l'hanno regalato ieri, pensa, vicino Viterbo, dove questo produttore riqualifica i campi di ulivi e vigne abbandonate per creare questo blend di ulive per l'olio, e fa anche il vino, veramente bravo. Bel goccetto d'olio, padella a fuoco alto, a induzione alta anzi, e prendiamo la punta di petto di vitella che andiamo prima a salare. Questa è una parte della pancia della vitella, ok? Dovete farvela dare dal vostro macellaio, gliela chiedete, vedete, è così, c'è tutta questa parte dei tenerumi, la parte magra qua e il grasso sopra, ok? Andiamo a condire con un po' di sale subito, solo sale. Io questa me la sono fatta dare per farvela vedere, sono circa 600 grammi, ma di solito si vendono pezzi più grossi, però vi darò anche la temperatura perfetta per cuocerla e i tempi di cottura perfetti per cuocerla. Comunque, padella calda, e la andiamo a far arrostire bene. Lo vedi, Gio? Lo vedi? Mi incuriosisce. Lo senti? Lo senti? Mi incuriosisce. Nel frattempo, mentre questa rotola, adesso dobbiamo fare una bella crosticina a patate, le prendiamo e le andiamo a tagliare così a cubetti. Con la buccia a me piacciono le patate, no? Sei d'accordo, Gio? Sì, è vero. Teneteci la buccia queste patate, queste diventeranno più buone della punta di vitello stesso. Ma mi dici una cosa, davvero non hai notato niente in me? Mi stai prendendo in giro, io non ho capito. Ma tu mi stai prendendo in giro, spero. Vabbè. C'è una cosa che c'hai pure te. Vabbè. Patate giù e le sbianchiamo queste patate, non mettete le patate crude in forno, ragazzi, non vengono bene. Dategli una sbollentatina prima. Giusto quei 4-5 minuti che fa perdere un po' di amido dalla patata, la inizia a cuocere dentro, così verrà bella croccante fuori ma morbida dentro. Punta di petto, vedete? Sta rosolando alla perfezione, continuiamo un altro poco. Nel frattempo vi faccio vedere che dovete fare con l'aglio. Questo l'aglio me lo prendete, questa è una mezza testa, me la tagliate diretta così in mezzo, perfetto, e questo andrà a aromatizzare la nostra punta. E poi metto un mix di erbe che stanno bene con la carne, quindi rosmarino, salvia e timo, in questo caso timo limonato. Giriamo la punta, eccola qua, arrostiamo anche dall'altro lato e iniziamo a mettere le erbette sopra. Guarda, queste col calore un po' lasciano questo profumino, e guarda qua, guarda che felicità, questa è una pentola felice. Adesso ci andiamo ad aprire, l'altra volta l'olio, il vino con il cavatappi che non c'è, quindi vado a rimediare un cavatappi e torno. Vino bianco, e il trucchetto è metterne un po' all'inizio per sfumare e un po' a metà cottura. Perfetto, la nostra carne è ben rosolata da tutti e due i lati, è ben deglassata, guarda che robetta, guarda. Allora, questa è una ricetta per chi ama il grasso, la carne grassa, ve lo dico, perché è ricca di grasso questa punta di petto, però dà veramente tanta soddisfazione. Lo senti un rumorino, Joshua? Sì, sta fa la lavatrice. Strano. Io sono un uomo di casa, sono un ragazzo single, anzi non è vero, qualcosa più single, però comunque sto facendo una lavatrice da solo. Grande, ho imparato a Londra a fare lavatrici da solo. Grande. Te sai fa? No, non so fare certo. a Londra. Giusto. Le patate sono pronte. Come capiamo che le patate sono pronte? Quando le tiriamo su e il nostro coltellino inizia a passarci dentro, ma comunque lo sentiamo ancora tenace. È tenace. Scoliamo bene, proprio scoliamo bene, tutta l'acqua deve andare via.
Ma quello è nuovo? Cosa? Ah, quello è nuovo, sì. Mentre c'è scritto che te vuoi mangiare, perché io spesso sui social dico che te vuoi mangiare. Ah, veramente? Ci ho fatto caso. Sì. E queste sono le foto del mio libro che sta dietro. Scoliamo bene le patate, ecco qua. Andiamo a condirle queste. Abbondante pepe. Buone, queste mi fanno venire proprio l'acquolina. Pizzi, queste verranno spettacolari perché si cuoceranno anche col grassetto della punta di petto. Ah, è vero, mamma. Goccetto d'olio. Comunque l'olio ce lo metti uguale. L'olio ce lo metto uguale, sì. Altre erbette fresche, perché chi siamo noi per non mettercele? Certo. Sono vegane, mettiamocele. Mescoliamo bene e facciamo uno spazietto al centro per la nostra protagonista, cioè la punta, che andiamo a mettere con la parte del grasso verso l'alto, ma a metà cottura la gireremo e poi andiamo sempre a mettere tutte le erbette e l'aglio ovviamente. Guarda, qua non si butta niente, quindi proprio guarda come la glassiamo sta puntina di petto. Non ti sta già a venire fame? Ma mi sta venendo l'acquolina. Tanta guarda. proprio. Ecco qua. Allora, adesso una parte importante, cioè la cottura. Quanto va cotta questa punta di petto? Diccelo. Questa è la domanda fondamentale. Questa è una punta da 500-600 grammi, 500-600 grammi, quindi basterà una mezz'oretta, 30-35 minuti, ok? Non la stracuociamo, ma è una carne che va comunque cotta a lungo in forno, quindi 35 minuti per una punta di petto di 500 grammi è perfetta. Le patate le vediamo in mezz'ora, di solito si cuociono. Se vediamo che sono ancora un po' indietro, le lasciamo in forno un altri 10 minuti, ma togliamo la punta. Per ogni altro mezzo chilo di carne si aggiunge mezz'ora di cottura, quindi abbiamo una punta da 1 chilo, dobbiamo cuocere un'ora, abbiamo una punta da 1,5 chili, dobbiamo cuocere un'ora e mezza. Se abbiamo una punta da 1,5 chili, ragazzi, le patate mettiamole a metà cottura, perché sennò le patate nostre si bruciano, ok? Se invece vediamo, perché questo dipende dai forni, che la vostra punta di petto prima che termina il tempo di cottura è già molto dorata sopra, mettiamo la carta stagnola, ok? Per quanto riguarda la temperatura invece dovete mettere il forno a 200 gradi. Comunque a metà cottura sfumeremo col vino bianco. Siete capaci a sfumare col vino bianco a metà cottura? Io ve lo devo far vedere. Sono capace. A metà cottura esatto, girate la punta e sfumate col vino bianco. Dai, in forno ci vediamo dopo. Much later. Siete pronti? È pronta? A metà cottura abbiamo sfumato dopo 15 minuti. Guarda che succulenza. No, vabbè. Guarda che succulenza. Ti piace la punta di petto a te, vero Gio? Lo sai che non lo so? Mo ti dico una cosa molto importante quando fai la punta di petto è farla riposare 10 minuti dopo che l'hai tirata fuori, perché i succhi all'interno si rilassano un pochino. Poi me la vai a tagliare. E la parte mia preferita è questa qua. Eccola qua, questa bella grassetta che questa te la rosicchi poi, capito? Questa del tenerume, che poi tu questa la vai tutta a rosicchiare. Questa è la panzetta. Questa è la panzetta proprio, il belly. Guarda che panzetta. Le patate ne vogliamo parlare? Morbide e croccanti allo stesso tempo? Patatano ste patate. Patatano proprio. E adesso andiamo a impiattare. Guarda come patatano. Un po' di patate, olè, patatina. Mettiamo un po' di puntina. Eccola qua. Eccola qua, il grassetto, eccolo, guarda. Mamma qua tu ti diverti mia. con giocare con le consistenze praticamente, ecco qua. E poi sopra mi prendi questo bello olietto con un po' di vino, no? Me lo vai a mettere sopra la carne e tu qua godi. Tu qua fai felice la famiglia o te fai felice da solo. Nient'altro serve. E si assaggia, belli. Guarda, prendo questa parte che è quella perfetta, grassetto e parte magra insieme. Che dire? E la punta che deve fare così, deve scrocchiare, ok? Non si deve sciogliere in bocca, deve scrocchiare. Perché la carne è tenace ma morbida allo stesso tempo, E il grassetto sopra ti aiuta a masticare bene. Ragazzi, fate questa ricetta perché è veramente tanta roba e sicuramente se la cucinate per qualcuno lo stupirete. Poi commentate, attivate la campanella, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e poi fatemi sapere cosa volete vedere nella prossima ricetta.